Buongiorno, ci incontriamo nel video di oggi per parlare dei 5 elementi. Questo video è all'interno di una serie di altri, tutti concepiti per spiegare il funzionamento e il metodo dell'agopuntura. Io mi chiamo Fabio Farello e mi occupo di medicina naturale. Aiuto i miei pazienti a mantenere o ripristinare la loro salute attraverso sistemi di cura non invasivi. Bene, l'agopuntura utilizza delle convenzioni di valore. I 5 elementi o 5 fasi evolutive sono una delle convenzioni di valore applicate da questo metodo. La convenzione è uno strumento per definire la qualità di un fenomeno osservato, se volete la sua direzione. Al contrario, in Occidente sono maggiormente diffuse le convenzioni di misura che servono a quantificare un fenomeno osservato. Per esempio il metro o il chilogrammo sono convenzioni di misura. Convenzioni di valore o convenzioni di misura, entrambe hanno lo scopo di rendere un'affermazione riproducibile indipendentemente dall'osservatore, cioè tutti gli osservatori che applicano una convenzione nell'applicarla hanno un linguaggio che gli consente riproducibilità e comunicazione corretta. Le convenzioni di valore adottate dalla tradizione cinese sono lo Yin e Yang e i 5 elementi o le 5 fasi evolutive. La convenzione Yin-Yang è stata trattata nel video 4 e chi fosse interessato può andare a vederlo partendo dalla playlist. Le 5 fasi evolutive sono l'applicazione dello strumento Yin-Yang a fenomeni di tipo oscillatorio. È noto che tutta la realtà osservabile può essere descritta o come massa o come oscillazione. Bene, se pensiamo a un'oscillazione, a noi graficamente viene in mente una cosa del genere. Il motivo per cui l'oscillazione nella nostra immaginazione è questo è perché come tale ci appare sull'oscilloscopio. Si tratta però assolutamente di una convenzione grafica come altre. Nella nostra cultura l'oscillazione ha una forma sinusoidale, mentre nell'antica Cina l'oscillazione graficamente è stata rappresentata come un cerchio. In realtà è la stessa, è identica cosa, con 2 forme grafiche diverse tra loro. Bene, se sovrapponiamo la forma circolare adottata dalla tradizione cinese a quella lineare adottata dalla nostra cultura, la sovrapposizione di 2 forme grafiche dissimili tra loro culmina nella forma della spirale, che probabilmente è quella più giusta per rappresentare il fenomeno. Bene, rimaniamo però nella forma grafica del cerchio. I 5 elementi sono l'applicazione dello strumento Yin-Yang a oscillazioni. E per applicare lo strumento Yin-Yang a oscillazioni rammentiamo quali sono le associazioni elementari al significato di Yang e al significato di Yin. Bene, Yang di un fenomeno osservato è la parte che ha comportamento scatenante, inducente, dinamico, mutabile, espandente, dissolvente, attiva, espansa, estroversa, centrifugale e innovatrice. Del fenomeno osservato, la parte Yin è quella che ha caratteristiche concludenti, confermanti, statiche, stabili, condensanti, organizzanti, strutturali, contratte, introverse, centripetali e conservatrici. Bene, adesso dobbiamo applicare questa convenzione su una oscillazione. Nel farlo, la prima possibile applicazione suddivide l'oscillazione in 2 parti, una parte alta, Yang, e una parte bassa, Yin. Ma non è l'unica possibile suddivisione. Possiamo anche dire che tutto ciò che è a sinistra del fenomeno oscillatorio osservato, dunque ne caratterizza l'inizio, è Yang, rispetto a ciò che è a destra, che ne caratterizza il termine, e lo dovremmo definire Yin. Ora, quando ci sono 2 possibilità, è buona cosa
utilizzarle entrambe sovrapponendole. Se sovrapponiamo il primo e il secondo asse polare creato sull'oscillazione osservata, otteniamo un sistema oscillatorio con 4 quadranti, 4 fette di torta dell'oscillazione osservata, ognuna con una sua qualità specifica. Il primo quadrante, a sinistra in basso, si qualifica Yin tramite il primo asse polare e Yang tramite il secondo asse polare. Dunque è uno Yin che va verso lo Yang. Questo è stato denominato legno. Il secondo quadrante, quello a sinistra in alto, è definibile Yang secondo entrambi gli assi polari, dunque la massima espressione di Yang. Questo i cinesi lo hanno denominato fuoco. Il terzo quadrante, a destra in alto, è definibile tramite il primo asse polare come Yang e tramite il secondo asse polare come Yin. Dunque è uno Yang che va verso lo Yin. Questo i cinesi lo hanno definito metallo. E infine il quarto e ultimo quadrante è definibile Yin tramite entrambi gli assi polari e questo è la massima espressione dello Yin definibile con il termine acqua. Bene, questa suddivisione ha anche comportato la insorgenza di un punto di neutralità al centro del sistema, che è l'intersecazione dei due assi polari. Questo è denominato quinta fase, non è qualificato il punto né come secondo il primo né secondo il secondo asse polare, dunque il centro del sistema o il referenziale. Questo corrisponde al termine terra. Dunque abbiamo definito i 5 elementi legno, fuoco, metallo, acqua e terra secondo un sistema oscillatorio che ha 4 fette di torta di qualità diversa ognuna e un centro di riferimento o referenziale. Bene, il legno corrisponde al Yang potenziale, il fuoco corrisponde allo Yang attuale, lo Yin corrisponde il metallo corrisponde allo Yin potenziale e l'acqua corrisponde allo Yin attuale. La terra al centro del sistema è la qualità indifferenziata di quello che stiamo osservando in quanto oscillazione. Bene, questa convenzione delle 5 fasi evolutive si può applicare ovunque, però certamente la corrispondenza spazio-temporale è la più comune o conosciuta. Al legno si attribuisce l'oriente, la primavera e la mattina, al fuoco si attribuisce il sud, l'estate e il mezzogiorno, al metallo si attribuisce l'occidente, l'autunno e il pomeriggio, all'acqua si attribuisce la mezzanotte, l'inverno e il nord. In realtà, se osserviamo un ritmo circa annuale, le 4 fasi di suddivisione corrispondono esattamente alle stagioni, ognuna è caratterizzata da una sua qualità, la primavera è diversa dall'autunno e ovviamente tra loro si alternano secondo ritmi precisi. Bene, la convenzione delle 5 fasi evolutive è rappresentata in modo sintetico anche attraverso il simbolo del Tao. Il verme bianco all'interno del simbolo del Tao cresce nella fase evolutiva, nell'elemento legno, fino ad arrivare alla sua massima espressione nel fuoco, il massimo bianco del Tao. Anche quando giunge alla massima espressione, il fuoco contiene in sé il germe dello Yin nascente, simboleggiato attraverso il punto nero. Nel metallo il verme nero è crescente, raggiunge la sua massima espressione nell'acqua, dove il nero è totale, ma quando raggiunge la sua massima espressione, dunque il massimo Yin, già in sé contiene un germe di Yang nascente simboleggiato attraverso il palino bianco. Dunque il Tao contiene la convenzione dei 5 elementi rappresentata in modo simbolico e stilizzato. Ora, se con la immaginazione provate a girare il Tao
di 90 gradi, osservate che la forma dell'oscillazione come ci appare sull'oscilloscopio è rappresentata anche all'interno di questo simbolo. Bene, i termini più corretti secondo il nostro linguaggio per legno, fuoco, terra, metallo e acqua sono quelli usati dalla fisica per descrivere le oscillazioni. Il legno è l'interfase crescente di un'oscillazione osservata, il fuoco è la sua acrofase, il terra è la sua emifase, il metallo è l'interfase decrescente di un'oscillazione osservata, infine l'acqua è la sua batifase. Bene, interfase crescente legno, acrofase fuoco, emifase terra, interfase decrescente metallo, batifase acqua. Certamente al termine più pittoresco utilizzato dalla tradizione cinese corrisponde un termine più scientifico, ciò non toglie che noi continueremo a utilizzare legno, fuoco, terra, metallo e acqua perché è più facile, perché è sintetico, perché è un emblema di un significato decisamente più complesso. È più facile utilizzare il linguaggio antico, ma tenendo men presente che ci sono dei riferimenti precisi allo stesso. Le 5 fasi evolutive dunque sono un linguaggio che è idoneo a descrivere una realtà come oscillazione. Lo stesso linguaggio è presente anche nel mondo moderno. L'obiettivo ultimo dell'agopuntura in merito alle oscillazioni che rappresenta la vita organica è l'equilibrio di queste oscillazioni, il raggiungimento di un equilibrio di fase tra tutti i ritmi che mantengono la vita in essere. L'equilibrio delle componenti oscillanti della vita organica per la tradizione cinese corrisponde allo stato di salute e alla sua resilienza. Nel prossimo video tratteremo il modo con cui questi 5 elementi evolvono nel tempo e come si regolano per raggiungere la sincronia biologicamente opportuna che mantiene salute. Per spiegare questo dovremmo trattare la teoria delle sequenze. La agopuntura non è soltanto la stimolazione di zone di cutanei con gli aghi. L'agopuntura è un immenso patrimonio di conoscenze che servono innanzitutto per comprendere il fenomeno di malattia e secondariamente strutturare protocolli di trattamento adeguati a risolverla. L'agopuntura è una grandissima ricchezza, soprattutto sul piano delle conoscenze del fenomeno malattia e delle possibilità di cura che derivano da queste conoscenze. Il metodo è riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale di Sanità fin dal 1979. L'UNESCO ha definito la medicina tradizionale cinese patrimonio culturale dell'umanità. Con questo siamo arrivati alla fine del video di oggi, spero vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, biffate la campanella, questo vi consentirà di essere avvertiti quando pubblico nuovi video. Lasciate commenti, sarà mia cura rispondere a tutti. Spero di vedervi presto ancora, arrivederci.